brutali, selvaggi e valorosi. Queste sono le prime cose che mi viene da dire in merito agli Space Wolves, il mio primo esercito di Warhammer 40.000. Finalmente è uscito il Codex e Ars Manufactoria ce l'ha fatto avere. Vediamolo nel dettaglio. Devo dire che aspettavo da tantissimo tempo il Codex di Warhammer 40.000 degli Space Wolf. Come anticipato è stato il mio primo esercito di Warhammer 40.000 ed è una delle fazioni a cui sono più affezionato. La particolarità degli Space Wolves è essere un capitolo di Space Marine che ha origine dal suo capostipite, dal suo primarca, Leman Russ. La genetica degli Space Wolf è basata sul fatto di essere praticamente dei licantropi. Il loro seme genetico, quello che gli dà il potere per diventare degli Space Marine, è leggermente differente come abitudine per i primarchi di un certo livello. E quindi avere poi una discendenza loro quasi vichinga. Infatti il loro background prende direttamente a piene mani da il background norreno. Nel Codex degli Space Wolf appena uscito di Warhammer 40.000 troverete tutte queste informazioni e molto di più. Il Codex degli Space Wolf non è altro che un supplemento, quindi una serie di regole che possono essere aggiunte a quello che è effettivamente il Codex degli Space Marine attualmente in uso. Infatti all'interno non sono presenti tutte le unità che potrebbero usare gli Space Wolf, sono presenti le unità che rendono il capitolo degli Space Wolf particolare rispetto ad altri. Quindi se siete interessati ad avere le statistiche generali di quello che sono gli Space Marine, ecco, quelle unità che vanno completamente a complementare questo codex trovate all'interno di quello che è il codex attuale di Warhammer 40.000 degli Space Marine della 10ª edizione. Diciamo che non è un manuale standalone. Ringraziamo ancora Ars Manufactoria per aver sponsorizzato questo video facendoci avere questo fantastico codex che probabilmente potrete vedere per future partite su questo canale. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Cosa potete aspettarvi da questo codex, questo supplemento codex di Space Wolf di Warhammer 40.000? Per quanto riguarda il background lo trovo molto interessante. Io conosco già, essendo un fan dell'ambientazione e essendo un fan del capitolo di Space Wolf, conosco già il background di quello che sono i personaggi e il pianeta stesso. Perché all'interno del codex avete un'ampia caratterizzazione di quello che è l'esercito e il pianeta su cui ha origine, il pianeta su cui ha avuto origine la leggenda partendo dal primarca Leman Russ. In alcuni punti rispetto alle edizioni precedenti si vede un taglio di registro, si vede un taglio diverso, un taglio di scene e di informazioni. Dall'altra parte invece secondo me vediamo anche un ampliamento a livello di narrativa di quello che è effettivamente il capitolo dei Space Wolf. Quindi perdiamo da una parte come informazioni, leggende, ma guadagniamo da un'altra con nomi di personaggi che seguono la nuova lore e tante altre cose. All'interno quindi potete trovare nel dettaglio quello che è la descrizione del pianeta natio, Fenris, quelle che sono le 13 compagnie che compongono diciamo l'esercito completo di Space Wolf, che non segue il capitulum approvavit di Guilliman, ma che ha delle grosse differenze rispetto a un normale capitolo di Space Marine, che viene trattato quasi come se ogni compagnia di Space Wolf fosse un clan seguito da un Tain, un Lord Lupo, che gestisce un po' con regole sue il proprio esercito. Questo rende molto interessante la creazione di bande e eserciti tematici basati appunto su una lore che il giocatore può inventarsi. Diciamo che quindi se siete interessati all'araldica, a sapere come si comportano gli Space Wolf sul campo di battaglia e siete interessati ad approfondire la lore, sicuramente il Codex ha tanto da offrirvi, magari un po' di meno delle edizioni precedenti, però ha tanto da offrirvi. Superata quindi la vetrina di miniature, tutta quella parte che vuole farvi vedere quanto sono belli i nuovi modelli di Space Wolf e sono veramente tanto belli, non c'è niente da dire al riguardo, sono incredibili. Quando superate quella parte inizia la parte regolistica. Si parte dalla canonica pattuglia del combattimento, che altro non è che un piccolo reggimento che voi potete utilizzare per le partite ridotte di Warhammer 40.000. Quindi vi comprate il bellissimo Combat Patrol che trovate da Ars Manufactoria, ve lo portate a casa, montate i modelli e siete pronti per giocare. Sul tavolo 44x30 ha
più o meno 1000 punti. A questo punto, finita la sezione della pattuglia del combattimento, però si entra nella parte che, devo essere sincero, mi ha deluso un po' di più di tutto il manuale, cioè le forze da combattimento degli Space Wolf. Non tanto deluso per quello che c'è all'interno, ma tanto per quanto quello che non c'è. Gli Space Wolf sono sempre stati caratterizzati da tante unità particolari che, come detto prima, la rendono diversa da tutti gli altri capitoli standard che seguono il Codex Astartes, e la particolarità era proprio quella, avere unità che avevano una forza particolare in alcuni frangenti. Prendiamo per esempio le lunghe zanne, un'unità che è citata all'interno del Codex per quanto riguarda il background, ma che non è presente all'interno di statistiche. Le lunghe zanne non sono altro che le unità a lungo raggio armate con cannoni laser e bombardamento, lanciamissili, tutte quelle unità pesanti. Ecco, le lunghe zanne non ci sono più. E questa cosa sinceramente mi ha reso un po' deluso. Probabilmente per un livellamento delle regole non hanno esagerato con le unità particolari. Ma questo fa perdere un po' di caratterizzazione, secondo me, a quello che è l'esercito. Le lunghe zanne ovviamente sono solo un esempio. Gli esploratori degli Space Wolf non hanno più la caratterizzazione che avevano un tempo, come allo stesso tempo i Lord Lupi non sono presenti. Ne parlavamo prima, i Lord Lupi sono quei generali, quei Tain, quei signori della guerra che portavano le loro compagnie in battaglia, avevano una caratterizzazione a livello di regole, di equipaggiamenti possibili e di valore altissima all'interno di quello che è un esercito di Space Wolf. Non essendo presente, un po' la cosa fa soffrire, perché manca un punto secondo me fondamentale di caratterizzazione del proprio esercito, in quanto quello che erano gli Space Wolf erano gli eroi, ma non gli eroi con nomi, gli eroi che potevano costruire le loro leggende sul campo di battaglia. Così come altri, queste unità d'ora in poi faranno riferimento al Codex degli Space Marine, quindi se tu vorrai crearti un Lord Lupo sarai costretto a prenderti un capitano degli Space Marine, modificarlo e utilizzarlo come se fosse un capitano degli Space Wolf. È la stessa cosa? A livello di regole sì, a livello emotivo un po' meno. Il lupo solitario non è altro che un guerriero che ha visto distruggere e annientare tutti i propri compagni. Rimasto solo, cerca costantemente di trovare la morte in battaglia. Questo a livello regolistico nelle edizioni precedenti voleva dire: manda la testa bassa ad affrontare l'avversario, perché se lui resta in vita tu hai perso punti. Perché lui cerca di morire in battaglia. Non c'è, o meglio c'è, e lo trovate nell'ultima sezione, quella delle regole crociata. Sì, perché se giocate Warhammer 40.000 in modo narrativo, saprete che le regole della crociata sono quelle che vi permettono di prendere una banda da guerra, svilupparla e farla salire di livello. Ecco, all'interno della crociata esiste il lupo solitario. Se rischiate di perdere tutta la vostra unità o perdete tutta la vostra unità a causa di ferite devastanti, in automatico potete eliminare quella banda e sostituirla da un unico modello. Quel modello sarà il vostro lupo solitario. Interessante a livello di background, un po' meno a livello di regole per la partita campale, in cui lui non esiste più. Tutto questo viene corredato da 3 semplici battaglioni. I battaglioni sono quelli che vengono utilizzati nel mondo di Warhammer 40.000 per dare un imprinting e una regola specifica all'interno dell'esercito. Non parliamo più di crociate, non parliamo più di partite narrative, ritorniamo a parlare di campagne. Il battaglione serve appunto per dare una caratterizzazione. All'interno del battaglione i vostri eroi possono scegliere gli equipaggiamenti specifici di quel battaglione e le regole che condizioneranno con i punti comando tutto il resto della partita. A differenza di un gioco come Chaos che ha punti comando relativi alla fazione, questi 3 battaglioni, per quanto possono sembrare pochi, si vanno ad unire in quelli che sono i battaglioni degli Space Marine, già presenti, come detto, nel Codex degli Space Marine. Ma la particolarità di questi 3 battaglioni è che presentano le saghe. Per quanto io sia sempre stato affezionato alle saghe, sono sempre state difficili da utilizzare, quindi da una parte sono triste del fatto che ce ne siano solo 3, ma dall'altra sono anche felice del fatto che magari avendone solo 3 posso concentrarmi meglio sulla mia strategia. In questo caso potete usare il vostro esercito come cacciatore, ammazzabestie o audace. Ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue particolarità. Le saghe all'interno di questi battaglioni vi permettono di sbloccare bonus extra.
La saga non è altro la leggenda che cerca di portare a compimento ogni eroe all'interno del capitolo degli Space Wolf. Quindi il battaglione vi concede dei bonus. Se voi riuscite, nel caso dell'ammazzabestie o nel caso dei cacciatori, a eliminare un tot di modelli di una specifica tipologia seguendo un determinato tipo di regole, ecco che il bonus aumenta, permettendovi di diventare molto più forti e molto performanti. Quindi gli Space Wolf restano quell'esercito che si potenzia andando avanti con lo scorrere della partita, che è una cosa che mi è sempre piaciuta ed è una cosa che è perfettamente in linea con la lore, nel senso che vi permette di creare la vostra leggenda andando avanti con lo scorrere del turno. Non voglio tediarvi oltre, voglio in realtà che voi vi leggiate il capitolo di Space Wolf di Warhammer 40.000 perché da una parte mi ha lasciato deluso, non posso negarlo, perché potevano fare un po' di più, non rimuovendo delle unità a cui ero particolarmente affezionato. Dall'altra parte posso dire di essere soddisfatto per il lavoro che hanno fatto, perché hanno sì tolto delle regole, ma quelle che sono presenti all'interno sono completamente amalgamabili col background di quello che è Warhammer 40.000 decima edizione e il capitolo degli Space Wolf. Ovviamente hanno dovuto fare dei tagli per livellare l'esercito a quello che è l'attuale edizione di Warhammer 40.000, ma chi gioca a Space Wolf, anche se si troverà sicuramente deluso da alcuni tagli, dall'altra parte secondo me potrà giovare di partite molto interessanti. Io sicuramente lo utilizzerò, seguiteci, soprattutto se volete vederlo in un battle report qui sul canale, anzi scrivetelo qui nei commenti. Ringraziamo ancora Ars Manufactoria per averci fatto avere questo codex, fateci sapere se l'avete già letto, se avete idea di cosa tratta e se voi giocate Space Wolf e magari anche se volete parlare di un altro codex di Warhammer 40.000. Fatecelo sapere qui nei commenti e ricordate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargaming Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.